Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale post partita, pagelle e commento di questo Napoli-Fiorentina. Continua la festa al Maradona, sarà una festa che si protrarrà fino a fine campionato e oltre, qui per analizzare i fatti della partita e la bellezza del gruppo che ha contraddistinto tutta quest'annata di questo nostro Napoli, perché ieri ha vinto il gruppo per l'ennesima volta, perché ragazzi dopo 48 ore di festeggiamenti, dopo la matematica raggiunta contro l'Udinese e feste, nottate senza dormire, affrontare la partita con la Fiorentina non era facile. Siamo qui per parlarne insieme, ragazzi. Vi invito a mettere un like a questo video, un like per lo scudetto. Se vi va, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta che carico un contenuto. E andiamo, immergiamoci in questa grandissima partita, divertentissima, anche se è stato un Napoli palesemente provato e lo si vedeva dalle 48 ore che ci sono state tra l'Udinese e la Fiorentina. L'ha detto anche Spalletti in conferenza. È un Napoli che ha fatto gruppo, è un Napoli che mette il cuore oltre l'ostacolo in partite del genere che non erano semplici. Affrontare questa Fiorentina che è venuta a Napoli a viso aperto come ha affrontato tutto il campionato e ne è uscita una partita divertentissima con capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, occasioni da rete sia per i Viola che per il Napoli, un po' meno nel primo tempo. Siamo cresciuti nel secondo anche grazie ai cambi, perché Spalletti comunque ha dovuto fare delle rotazioni per far giocare chi non vedeva il campo da tempo. Ci siamo presentati con la formazione rimaneggiata, tra virgolette, anche se è un regalo che Spalletti farà a tutta la rosa, credo, anche nelle partite che verranno, far giocare calciatori che non hanno potuto dire la loro durante tutto quest'anno, perché l'11 titolare ovviamente non si è mai toccato. Comunque partiamo con Gollini in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Ostigard e Olivera, Anguissà, Lobotka ed Elmas, Raspadori, Lozano e Osimhen. Poco, un turnover diciamo regolare e ponderato, ecco. Comunque grandissima accoglienza della Fiorentina che ci ha aperto questa passerella appena cominciata la partita, con le squadre che entrano in campo e il Napoli accolto da capolista e da vincitrice matematica di questo scudetto. Un applauso all'accoglienza viola va fatto ed è doveroso. E poi ci sono state delle occasioni per il Napoli, come ho detto prima, e occasioni per la Fiorentina. Nel primo tempo registriamo due parate di Gollini, una su un tiro incrociato da sinistra dove Gollini fa una parata e smanaccia in calcio d'angolo, e un altro tiro un po' più telefonato dove Gollini non ha problemi. Nel secondo tempo, perché il primo tempo è stato un po' diciamo sottotono, ma sottotono per il motivo che ho elencato prima. Il Napoli comunque deve ancora, non si è proprio allenato, quindi non ha preparato la partita con la Fiorentina. L'ha detto Spalletti stesso: a questi ragazzi non devo insegnargli niente al momento, perché vanno in campo e sanno perfettamente ciò che devono fare al di là della condizione fisica. Nel secondo tempo Spalletti decide che la partita si deve vincere per non ingrandire la festa, ma valorizzare la festa pronta al Maradona per l'accoglienza del Napoli, che ha dovuto festeggiare fuori casa la matematica. Quindi c'era una festa preparata contro la Fiorentina. Si presentano ai blocchi di partenza le due sostituzioni: Lobotka e Zielinski per Raspadori e Demme. Spalletti con quel cambio ha deciso di voler vincere la partita, e così è stato, perché il Napoli dopo quel cambio ha cominciato
a pressare alto, ha cominciato a creare e macinare gioco e occasioni da rete. Si è presentato il primo calcio di rigore dove Lobotka fa un recupero e un anticipo impressionante su un disimpegno sbagliato tra Terracciano e la linea difensiva. Calcio di rigore sacrosanto, si presenta Osimhen, sbagliamo il primo calcio di rigore. Quest'anno con i calci di rigore non va per niente bene. Però è un Napoli che comunque non demorde, è un Napoli che riesce a rialzare la testa in qualsiasi situazione. E questo è frutto del gruppo, è frutto del lavoro di Spalletti, è frutto di una consapevolezza di essere la capolista e consapevole dei propri mezzi, cerca sempre di portare l'obiettivo a casa. A volte ci riesci, a volte no. Ieri è andata bene perché si è presentata l'ennesima occasione, secondo calcio di rigore, anche questo sacrosanto. C'è stato un check al VAR che ha confermato la decisione dell'arbitro in campo. Si ripresenta Osimhen richiamato da Zielinski. Zielinski gli dice lo devi tirare tu, lo devi tirare tu. Osimhen si presenta tranquillamente sul dischetto e da gran calciatore qual è insacca il pallone 1-0, 3 punti e la festa comincia al Maradona. Dobbiamo analizzare le pagelle perché ci sono stati alcuni calciatori che hanno giocato e non giocavano da tempo. Non mi sono dispiaciuti, non mi è dispiaciuto nessuno ieri perché c'è appunto l'attenuante di essere ancora sotto effetti della sbornia delle ultime 48 ore. Comunque partiamo con le pagelle. 7 a Gollini per i 2 interventi del primo tempo, un paio di uscite nel secondo, sicurezza da vendere per il nostro secondo portiere che appena chiamato in causa sembra non steccare nessuna prestazione. 7 a Gollini, 7 al nostro Di Lorenzo che ieri in una circostanza si è trovato addirittura a fare l'esterno alto d'attacco. C'è stato un cambio di gioco, io credevo che fosse Elmas mentre guardavo la partita. Inquadrano bene ed era Di Lorenzo che si trovava a sinistra a fare l'esterno d'attacco. Cosa gli vogliamo dire più a questo capitano? È il nostro capitano ed è a tutto campo tutte le partite. Le ha giocate tutte. 7 a Di Lorenzo. 7 anche ad Ostigard. Non gli voglio dare un 6,5, gli do un 7 perché chiamato in causa comunque ti fai trovare pronto e torniamo alle parole di Spalletti di metà stagione che diceva Ostigard di testa le prende tutte, deve migliorare in fase di impostazione. Lo si è visto anche ieri. Ostigard a livello difensivo e a livello di marcatura non dà nessuna preoccupazione. Solo in fase di impostazione il passaggio per ripartire, le scelte da fare quando hai palla a terra e devi comunque far ripartire l'azione, ma sono cose che anche a detta di Spalletti miglioreranno con il lavoro, quindi 7 ad Ostigard. 7 a Kim perché al di là del festaiolo che è, ha fatto comunque un'altra grandissima prestazione, poche sbavature, pochissimo margine d'errore per questo coreano che ha fatto un'annata fantastica. 7 ad Olivera in fase difensiva sta crescendo sempre di più ed è diventata una certezza. Deve migliorare un tantino forse la fase offensiva, però per un terzino mi tengo sempre prima la fase difensiva e poi vediamo come offendere. Quindi 7 ad Olivera, altra grandissima prestazione. 7 ad Anguissà, un 7 meno, ma no, 7 meno ad Anguissà. Comunque a tutto campo ha cercato di recuperare ed impostare quanti più palloni possibili, soprattutto nel primo tempo dove c'era Demme che alle prese con il non minutaggio, perché Demme ha giocato pochissimo quest'anno, si è accollato anche le situazioni che potevano, i palloni più che altro, che potevano essere di Demme e le ha smistate Anguissà. 7. 6,5 a Demme, non mi è dispiaciuto il primo tempo, palloni giocati, comunque pochi errori, e poi sei chiamato in causa così all'improvviso. Possiamo solo che dargli 6,5. 6,5 ad Elmas perché lo schieri a destra, lo schieri a sinistra, Elmas la partita te la fa sempre, riesce a vedere linee di passaggio. C'è stato un filtrante nel primo tempo
dove si vede la visione di gioco di un calciatore e la qualità dei piedi. 6,5 ad Elmas, 6,5 a Lozano. Dispiace per l'infortunio, vedremo poi in giornata la gravità della situazione. Si parla di allungamenti di muscoli del ginocchio. Comunque vedremo che cosa ha Lozano, ma 6,5 prima dell'infortunio, perché Lozano mi stava piacendo in fase di raddoppio, soprattutto aiutando Di Lorenzo, perché Sottil nel primo tempo sulla fascia sinistra la Fiorentina ha cercato di metterci in difficoltà. 7,5 ad Osimhen, sbaglia il primo rigore, si prende il secondo rigore e lo segna. Uomo squadra, è l'uomo che ci ha portato lo scudetto con i suoi gol di quest'anno, con il gol a Udine e con una foga agonistica da leader. 7,5 a Dosi. 6 più a Raspadori, perché quando lo metti tra le linee non si sa se deve giocare a sinistra o dietro la punta, va un po' in sbattimento per quanto riguarda la posizione in campo, però comunque ci ha provato, è tornato dietro a prendersi il pallone, tanta qualità nei piedi di Raspadori. 6 più. 7,5 a Kvaratskhelia, perché da quando è entrato è diventata la mina vacante su quella fascia sinistra e la spina nel fianco di tutta la difesa viola. Te lo trovavi davanti e ti puntava, raddoppiavano e ti puntava lo stesso. Ha fatto una partita eccellente, anche se è dovuto entrare a partita in corso al posto di Lozano. Kvaratskhelia, Zielinski 6,5. Ha incrementato la qualità del Napoli appena entrato in campo. Si sono visti subito i movimenti, le triangolazioni sulla fascia sinistra con Kvaratskhelia, e il Napoli che diventa all'improvviso molto più offensivo del primo tempo. 7 a Lobotka, perché la cosa che fa sul primo calcio di rigore appena entrato è fantastica. Il movimento per andarsi a rubare quel pallone e la corsa forsennata per arrivare per primi su quel pallone fanno di Lobotka uno dei registi più forti in Europa al momento. 7. 6 a Simeone, 6 a Zerbin, che sono entrati dalla panchina ma un po' più tardi, quindi gli diamo un 6 politico a tutte e due, perché è un Napoli che è completamente sufficiente dall'inizio dell'anno, quindi nessuna insufficienza. 7,5 a Spalletti, che è più un 8 che un 7,5, per la cosa che ho detto prima, perché al 45esimo Spalletti ha deciso di voler vincere la partita e di non rovinare la festa, tra virgolette, perché non si sarebbe rovinata, però intaccare la felicità di tutti i napoletani perdendo la partita e poi festeggiando sarebbe stato diverso di come poi è accaduto, vincendo 1-0 con la Fiorentina, grandissima squadra, portando il risultato a casa. Diamo un 6,75, quasi un 7 alla direzione arbitrale, perché non ha sbagliato praticamente niente. L'unico neo che poi può considerarsi anche una decisione giusta, però andava un tantino forse rivista sul pallonetto di Osimhen che si stampa sulla traversa, viene fischiato fallo in attacco ad Osimhen. Però se andiamo a guardare il replay, Osimhen viene comunque trattenuto, sono trattenute che vengono fatte da ambo le parti, sia da Osimhen sia dal difensore, quindi forse andava ponderata diversamente quella scelta, o meglio andava rivista, pur dando forse il fallo in attacco, però troppo celere. Ma è comunque una direzione di gara completamente sufficiente, che va dal 6,75 al 7. Direzione dei falli, tenere la gara sotto controllo, è stata una gara veloce nei cambi di gioco da una parte e dall'altra, quindi dovevi stare sul pezzo, non semplice. Mi trovo qui a commentare queste partite per le quali riesco ad entusiasmarmi, perché sono partite aperte, perché sono partite con squadre che hanno nel DNA
il giocare a calcio. Finalmente, dopo un mese di aprile, con tantissime squadre che sono venute a chiudersi sia in casa sia fuori casa per cercare di strappare qualche punticino alla capolista, si presenta questa partita con le due squadre del campionato che forse giocano il miglior calcio. Il Napoli, la Fiorentina giocano a pallone con un'identità eh, tutta dedita alla fase offensiva, non curandosi ma relativamente della fase difensiva, avendo tantissimo fiato per recuperare raddoppi uno contro uno in qualsiasi parte del campo. Ne escono partite divertentissime ed io sono qui a divertirmi con voi nel commentarle. Questo era quanto per il post partita alle pagelle di Napoli-Fiorentina. La festa continua, sempre Forza Napoli. Ciao.